Buongiorno a tutti amici, oggi prepariamo il casatiello, una versione senza strutto, super soffice e davvero golosissimo. È ripieno con formaggio e salumi. Guardate quanto è soffice, sembra davvero una nuvoletta. Ma prima di cominciare vorrei invitarvi ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like a questo video. Prepariamo l'impasto. Facciamo sciogliere in acqua tiepida il lievito con lo zucchero. Lo uniamo poco alla volta alla farina, mescolando con una forchetta. Ne lasciamo una parte in tazza, dopo vi farò vedere perché. A questo punto aggiungo l'olio extravergine di oliva, che va a sostituire lo strutto. Nell'ultima parte di acqua vado ad aggiungere il sale e mescoliamo con un cucchiaino fino a che si sarà ben amalgamato. Quindi completiamo il nostro impasto sul piano di lavoro. Diamo qualche piega, facciamo una leggera pirlatura, cioè lo andiamo a rendere rotondo in questo modo, e lo facciamo riposare in una ciotola per circa 20 minuti, coperto con un panno. Nel frattempo possiamo andare a tagliare il formaggio e i salumi. Così ottimizziamo i tempi. E se questo video vi sta piacendo, ricordate di lasciare un bel like. Grazie di cuore. Dopo 20 minuti il nostro panetto è morbido e rilassato. Aiutandoci con un po' di farina lo stendiamo. E guardate già com'è bello elastico. Io vi consiglio di utilizzare una farina per pizza, perché rende il nostro impasto super elastico. Adesso, anziché aggiungere lo strutto, aggiungiamo sempre il nostro olio extravergine di oliva. Farciamo con formaggio e salumi e arrotoliamo. Naturalmente potete aggiungere il formaggio e i salumi che più vi piacciono. Io in questo caso sono andata molto sul classico con il salame e il formaggio. A questo punto lo andiamo a rendere uniforme, in questo modo. Così durante la cottura avverrà in modo omogeneo. Tagliamo via le estremità che ci serviranno per formare le striscioline sulle uova e lo andiamo a chiudere a ciambella, in questo modo davvero molto semplice. Ungiamo uno stampo per ciambella, quello era da circa 24 cm di diametro. Posizioniamo le uova, le striscioline e facciamo lievitare per 2 ore coperto con un panno. In luogo tiepido, possiamo anche metterlo in forno con la lucetta accesa. Dopo 2 ore guardate quanto è lievitato. Andiamo a lucidarlo con l'uovo sbattuto, se vi piace l'effetto lucido naturalmente, oppure potete semplicemente lucidarlo con dell'olio extravergine di oliva, in forno statico a 180 gradi per 70 minuti. Naturalmente ogni forno è diverso, quindi date una bella controllatina ogni tanto, in modo che non si bruci, e guardate il risultato. Vi posso assicurare che questo casatiello è delicatissimo, super profumato, morbido come una nuvoletta e si scioglie letteralmente in bocca.
Non è sicuramente il casatiello della tradizione napoletana perché non abbiamo dentro lo strutto, però è una versione più leggera, adatta anche a chi non piace lo strutto oppure non vuole mangiarlo per altre ragioni, magari anche religiose. Volendo potete utilizzare anche il prosciutto cotto anziché il salame. Si mantiene morbidissimo e buonissimo per tutta la settimana. Vi consiglio di conservarlo all'interno di un contenitore a campana in modo che non diventi secco, oppure possiamo anche congelarlo a fette, per esempio. Guardate quanto è soffice, sembra davvero un pan brioche, però un pan brioche più goloso. E voi? Da dove state guardando questo video? Fatemelo sapere nei commenti perché sono molto curiosa. Pensate di prepararlo per Pasqua? Sapete la differenza tra il casatiello e il tortano? Allora, il casatiello è questo, con le uova poste in superficie. Invece il tortano ha le uova sode messe proprio all'interno e non ce le ha sulla sommità. Vi lascio anche qualche carrellata di immagini della pastiera e dei biscotti pasquali. Se vi piacciono ragazzi e ragazze, vi lascio i link in descrizione nel box insieme alla ricetta del casatiello. E così potete anche seguire queste ricette. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un abbraccio e un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Anzi, vi ricordo che se vi fa piacere potete seguirmi anche su Instagram, Facebook e TikTok, dove metto video anche divertenti, anche così un po' sulla mia vita. Se vi fa piacere, io vi aspetto. Ciao, un bacione a tutti!